Tante volte nelle gare di MotoGP abbiamo visto sorpassi incredibili, gesti tecnici compiuti da piloti che sono riusciti a creare un mix perfetto di talento e spregiudicatezza applicandolo nel momento giusto. C'è stato poi un pilota che ha ridefinito questo concetto, trasformando quei sorpassi in momenti capaci di ribaltare gli equilibri di una stagione a proprio vantaggio, facendo sentire gli avversari che fino a quel momento l'avevano messo in difficoltà improvvisamente più deboli. Io sono Alessandro di Casco Rosso e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Storie di GP. Oggi vi racconterò il Gran Premio di Barcellona 2009. Giugno 2009. Siamo nel pieno del dominio dei Fantastici 4. L'ultima vittoria che non sia di un pilota tra Rossi, Stoner, Pedrosa e Lorenzo risale al GP del Giappone del 23 settembre 2007 vinto da Loris Capirossi. Prima di Barcellona la striscia vincente dei 4 è arrivata a 26 GP consecutivi, 21 se facciamo coincidere l'inizio del dominio con la prima vittoria in MotoGP di Lorenzo il 13 aprile 2008 nel GP del Portogallo. Per gli altri piloti sembra davvero impossibile poter puntare a qualcosa in più di qualche podio, e dopo un 2008 che ha visto Rossi tornare a vincere il mondiale dopo 2 anni di digiuno, nel 2009 la stagione si prospetta incandescente. Stoner vince la prima gara in Qatar davanti a Rossi e Lorenzo. Proprio il maiorchino vince in Giappone nel secondo appuntamento dell'anno, seguito da Rossi secondo e Pedrosa terzo. Per Jorge arriva alla prima posizione in campionato, con una sola lunghezza di vantaggio su Rossi. Classifica mondiale destinata a un nuovo leader nel GP successivo. In terra spagnola, Rossi si prende la prima vittoria stagionale e, grazie al ritiro di Lorenzo, riesce ad accumulare 9 punti sul secondo, che nel frattempo è diventato Stoner, e 24 sullo stesso Lorenzo terzo, a pari punti con Pedrosa. La leadership di Rossi dura poco, infatti nel GP successivo in Francia cade e arriva ultimo. Lorenzo vince e si riprende la testa della classifica con un solo punto di vantaggio su Rossi e Stoner. Al Mugello è il pilota australiano a vincere e tornare primo in classifica con 4 punti di vantaggio su Lorenzo e 9 su Rossi. Per Pedrosa pensare alla vittoria del campionato diventa sempre più difficile, infatti paga già 33 lunghezze da Stoner. Il campionato è serrato. Per Rossi Barcellona diventa cruciale per rientrare nella lotta mondiale. Non tanto per i punti di distacco che sono ancora pochi, quanto per la spinta psicologica che hanno Lorenzo e Stoner dopo aver conquistato 2 vittorie a testa, dando l'impressione di poter mettere alle corde il pilota di Tavuglia, che sembra non aver ancora ritrovato quel feeling con la sua M1 che l'aveva portato alla conquista del titolo nel 2008. Nell'unico turno del venerdì si capisce già che la lotta sarà tra i 2 piloti della Yamaha ufficiale. Rossi conquista il primo tempo nel finale dopo che per tutta la durata del turno è rimasto con Jorge e Lorenzo a tenere il comando della classifica. L'M1 sembra avere un setup perfetto per questo tracciato, tecnicamente la casa giapponese è in netto vantaggio sui rivali. Terzo posto per Casey Stoner, che però non sembra assolutamente soddisfatto del suo turno. Paga più di mezzo secondo da Rossi e 3 decimi da Lorenzo. Turno disastroso per Pedrosa, in condizioni fisiche non ottimali, che si piazza 14esimo a 2 secondi da Valentino. Quarto Dovizioso che dopo 2 quarti posti consecutivi qui a Barcellona cerca il primo podio con la Honda HRC. Il sabato mattina consegna alla storia un Jorge Lorenzo velocissimo sul passo gara, ma ancora di più sul giro secco dove fa una differenza abissale. Il maiorchino si candida per un pomeriggio di qualifica da assoluto protagonista. Da segnalare che il giro veloce è stato fatto mentre era in pista con la mescola più morbida fornita dalla Bridgestone, che sicuramente non sarà tra le opzioni considerabili per la domenica. Il che non toglie nessun merito a Lorenzo, ma in prospettiva gara è da valutare in modo diverso da quanto visto nel resto del turno. Infatti, Valentino Rossi arriva terzo a 9 decimi dalla testa, ma sul passo gara rimane, seppur con un minimo vantaggio proprio su Lorenzo, il più veloce e regolare in pista. Secondo Andrea Dovizioso a 6 decimi dal leader,
quarto il suo compagno Pedrosa, che nonostante i problemi fisici riesce ad ottenere un ottimo crono. In difficoltà Stoner, solo settimo a più di 1,5 secondi dalla vetta. Per l'australiano questo weekend si sta rivelando molto più difficile del previsto e nonostante le varie modifiche fatte sulla sua moto, il feeling non arriva. Nel pomeriggio Lorenzo conferma i pronostici che lo vedevano favorito in qualifica e si prende la terza pole position stagionale davanti a Valentino Rossi per soli 13 millesimi. Fino ad ora Lorenzo non è mai riuscito a vincere il GP dopo aver fatto la pole. A Jerez e al Mugello, infatti, partendo dalla prima casella ha conquistato solo il secondo posto finale. Jorge è molto contento del risultato, ma sa che per la gara ci sarà da duellare con Rossi. Sono felice di aver centrato la pole sulla mia pista, davanti ai miei fan e su un tracciato che amo veramente. Domani sarà una gara difficile per tutti e mi aspetto una bella lotta con Valentino, che ha un ottimo ritmo. Sembra che ci saranno anche Stoner e Dovizioso, quindi gli appassionati dovrebbero gustarsi una bella gara. Ho un buon passo e mi sento bene sulla moto, così non mi resta che mantenere la concentrazione e pensare a fare una grande gara. Valentino, nonostante la pole sfumata di un soffio, è molto positivo per la gara. È bello essere tornato nuovamente in prima fila dopo 3 gare. Ovviamente sono dispiaciuto di aver mancato la pole per così poco, ma in ogni caso abbiamo un passo eccellente e ci sentiamo a posto per domani. Sarà una gara dura per tutti. Con questo caldo e dopo pochi giri le moto inizieranno a scivolare un po', il che significa che ci dovremo aspettare una bella lotta. Sono felice del lavoro che abbiamo fatto, mi sto divertendo a guidare ed il fine settimana sta andando bene, per il momento. Ci sono ancora un paio di punti dove migliorare domani, ma sono pronto e competitivo. A conferma dell'ottimo bilanciamento della Yamaha su questo circuito, arrivano ottimi piazzamenti anche del team satellite, con Edwards sesto e Toseland nono. Terzo Stoner che si piazza a quasi mezzo secondo dalla coppia di testa e per come si era messo il suo weekend la prima fila è un risultato preziosissimo. Il pilota Ducati non è riuscito a trovare equilibrio nella messa a punto della sua Desmo 16. Se devo essere onesto, dopo le prove di ieri eravamo convinti che avremmo potuto ridurre maggiormente il gap dalla coppia di testa, e invece nel turno di questa mattina abbiamo avuto più problemi del previsto. Sembrava che ogni cosa provassimo ci facesse fare un passo indietro. Poi però la mia squadra ha lavorato benissimo durante la pausa pranzo e modificando il setup di entrambe le moto mi ha permesso di fare un bel passo in avanti in qualifica. Abbiamo ancora un certo svantaggio e siamo consapevoli di dover fare meglio, quindi per noi il warm-up sarà cruciale. Il suo compagno di squadra Hayden conquista solo la 13ª posizione, confermando un adattamento non ottimale della moto italiana su questo tracciato. Continuano i problemi per Pedrosa, che cade poco prima della fine del turno e partirà ottavo. Per Dovizioso arriva il quarto tempo. Nel warm-up è un batti e ribatti tra Rossi e Lorenzo. Ormai è chiaro ed inequivocabile che sono loro ad avere un'altra marcia a Barcellona. Il miglior crono è di Valentino Rossi, con un vantaggio di 43 millesimi su Jorge Lorenzo. La previsione fatta ieri dal maiorchino si sta concretizzando. Per la gara sarà lotta tra loro due. A dimostrazione dell'ottimo weekend di Yamaha fino ad ora, c'è anche Colin Edwards che si prende il terzo posto. Non un gran turno per Casey Stoner, quinto con vistosi scuotimenti della testa anche in sella alla propria Desmo 16. A dispetto delle attese, qui la Ducati non sembra trovare il feeling necessario. Situazione ulteriormente confermata dal 14° crono di Nicky Hayden. In casa Honda, Andrea Dovizioso è quarto e Dani Pedrosa chiude sesto. Ci siamo, sullo schieramento di partenza c'è grandissima attesa per un GP che si prospetta scoppiettante. Si parte, dopo la prima curva Lorenzo è davanti, seguito da Rossi e Stoner, quarto De Pugné che precede Pedrosa, autore di un'ottima partenza, e Dovizioso sesto. Davanti le posizioni rimangono stabili per tutto il primo giro. Stoner alla fine del rettilineo prova a uscire dalla scia di Rossi, ma il campione di Tavuglia resiste. Dietro Pedrosa supera De Pugné e si mette in quarta posizione. Stoner ci riprova, ma Rossi resiste ancora e con una grandissima staccata accorcia su Lorenzo. È chiaro che l'ultimo pezzo di rettilineo e la staccata della prima curva possono diventare i punti cruciali nella lotta per la vittoria. Sarà fondamentale anche impostare bene l'ultima curva prima del rettilineo per prendere velocità
ed evitare di dare la scia agli avversari, con conseguente rischio di essere sorpassati. Rossi al quarto giro affianca Lorenzo, lo supera e si porta al comando. Per quanto visto nelle prove, né lui né Jorge hanno il passo per scappare, ma sicuramente il dottore proverà un allungo. Stoner riesce a tenere un ottimo passo, per lui sarà difficile stare con le Yamaha, ma l'australiano non li mollerà tanto facilmente. Pedrosa invece non ne ha per provare a stare con i tre davanti. Dopo pochi passaggi infatti paga più di 1,5 secondi da Stoner. Dietro Capirossi supera De Pugné e si mette dietro alle due Honda ufficiali, in sesta posizione. Proprio in casa HRC arriva il sorpasso di Dovizioso su Pedrosa. Per il pilota italiano il distacco dai primi tre è importante, ma in prova ha fatto vedere di avere un passo molto buono, quindi sicuramente proverà a recuperare su Stoner. Seguono diversi giri dove le posizioni rimangono statiche. I primi due riescono a prendere un secondo su Stoner, che a sua volta si trova a gestire quasi 2,5 secondi di vantaggio su Dovizioso. I giochi per la vittoria ormai sembrano una questione tra Rossi e Lorenzo. I due hanno un passo identico e insostenibile per gli inseguitori. Questa è una di quelle sfide che potrebbe decidersi all'ultimo giro. Al 13° giro Lorenzo riesce a sopravanzare Rossi, anche il maiorchino prova a strappare, ma Rossi rimane attaccato. Stoner nel frattempo è a quasi 3 secondi dalla testa della corsa e si trova a dover difendere il terzo posto da Dovizioso, che giro dopo giro si avvicina sempre di più. Dietro Capirossi scavalca Pedrosa, che dopo qualche curva lo ripassa. Rossi prova a superare Lorenzo con diversi tentativi sempre tra l'ultima parte del rettilineo e la prima staccata, ma Lorenzo resiste. Dovizioso ha colmato tutto il gap da Stoner, sembrava fuori gioco per il podio ed invece ora ha la possibilità di provare a giocarsela con il pilota Ducati. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, Valentino riesce a superare Jorge. Ci siamo! Mancano 3 giri e ora si infiamma il duello tra i due fenomeni della Yamaha. Entrambi hanno la possibilità di vincere la gara. A 2 giri dal termine, Lorenzo supera Rossi, che però con una staccata pazzesca gli si rimette davanti. Il maiorchino attende tutto il giro e all'ultima curva riesce a prendere velocità superando Rossi sul rettilineo e iniziando così l'ultimo giro davanti. La tensione è alle stelle, il duello tra i due è qualcosa di veramente esaltante. Lorenzo guida in modo incredibile e chiude tutte le porte a Rossi, che a questo punto deve provare ad inventarsi qualcosa. Arrivano all'ultima curva insieme. Non è un punto favorevole ad un sorpasso. Tutti gli appassionati sono ormai convinti che la gara verrà vinta da Lorenzo. Adesso è dura, vediamo dove si può inventare adesso qualcosa. Mi sembra quasi adesso è durissima, quasi impossibile. Quasi impossibile. Durissima, Se Lorenzo non durissima. sbaglia. Sono insieme, è durissima adesso. È durissima Lorenzo davanti, Rossi dietro. Non c'è spazio qui. Troppo vicino. Bravi, ce la fa. È entrato, non ci credo. Non ci posso credere. No, cosa ce l'ha ha fatto? fatta, non ci posso credere nemmeno io, grande. è impossibile. Bravo! Rossi c'è! Che gara! Che Come ha sorpasso! fatto? Rossi vince una gara bellissima battendo il suo compagno di squadra in un duello meraviglioso. Lorenzo chiude secondo una gara eccezionale, condotta in modo impeccabile, dove solo un colpo di genio di Rossi è riuscito a togliergli la vittoria che fino ad una curva dal termine sembrava ormai cosa fatta. Terzo chiude Stoner, con qualche rischio nel finale, dato che Dovizioso l'aveva ripreso. Per l'australiano weekend difficile, dove però in gara è riuscito a fare il massimo che poteva. I due piloti Yamaha infatti avevano già messo in chiaro venerdì e sabato che per la vittoria non ci sarebbe stata storia. Quarto Dovizioso, che è riuscito a colmare completamente il gap che lo separava dal pilota Ducati, ma probabilmente paga il non essere riuscito a mettersi subito dietro a Stoner nei primi passaggi, per provare a stare con lui, anche se va detto che l'australiano nella prima metà di gara aveva un passo decisamente migliore del pilota italiano. Quinto Capirossi, che vince un bel duello con Pedrosa, che, complici condizioni fisiche difficili, con questo sesto posto salva un weekend che poteva andare decisamente peggio. Incredibile la situazione che si crea in classifica generale dopo questo GP. Rossi, Lorenzo e Stoner sono tutti e tre primi a quota 106 punti, con Dovizioso che scavalca Pedrosa in quarta posizione ma staccato di 37 punti.
Il GP di Catalogna, che alla vigilia si presentava come l'appuntamento che avrebbe potuto lanciare Stoner o Lorenzo in classifica generale, diventa lo snodo centrale del campionato, riportando Rossi, autore di un inizio di stagione non esaltante, in vantaggio sui suoi avversari dal punto di vista psicologico. Stupefacente come pochi secondi di follia misti a talento e tecnica possano modificare gli equilibri di un campionato intero. Il sorpasso su Lorenzo replica un po' la mossa psicologica di Laguna Seca 2008, un'azione fuori dal comune, capace di lasciare il segno sia in pista sia nella testa degli avversari. È stato un vero piacere raccontarvi questo GP. La stagione 2009 continuerà qui su Casco Rosso con la storia della MotoGP in arrivo nei prossimi mesi. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Storie di GP.